Benvenuti, cari spettatori, a un nuovo episodio su Segreti Turchi, la vostra lanterna nella notte rumorosa dello showbiz. Prima di addentrarci nel racconto che oggi fa tremare redazioni e bacheche social, ricordate di iscrivervi al canale, lasciare un commento e sostenere il nostro viaggio nel cuore delle stelle. Quello che state per ascoltare non è un semplice aggiornamento. È un'onda emotiva che riapre cassetti chiusi da anni, intrecciando silenzi, destini che si incrociano e sentimenti che forse non si sono mai davvero spenti. Per tanto tempo il pubblico è rimasto rapito da quella dolcezza luminosa, da quella delicatezza attenta e da quell'energia magnetica che Yağmur Yüksel e Barış Aktaş sapevano sprigionare ogni volta che dividevano una scena. Sembravano il riflesso contemporaneo di una favola antica. Due anime chiamate a riconoscersi sotto i riflettori, a capirsi con sguardi che restavano un battito più del necessario, con risate accese tra una prova e l'altra, con pause dense di promesse mai dette ma sempre appese, come fili d'oro, nell'aria. Poi, come succede nelle storie più crude, è arrivato il tempo. Quel tempo che scava, che allontana, che sposta le strade e obbliga a nuove rotte. In apparenza, le loro vite si sono separate. Ognuno ha puntato verso orizzonti diversi, nuovi incontri, ambizioni mai tame. Eppure, ogni volta che i loro nomi finivano nella stessa frase, qualcosa vibrava impercettibile. Un filo invisibile che nessuna distanza sembrava davvero capace di recidere. Oggi quel filo non vibra, si spezza. E il rumore che fa è assordante. Tutto è partito da parole che hanno fatto sobbalzare l'intero universo mediatico. Dopo anni di misura, di comparse pubbliche in cui il massimo contatto era un saluto educato, dopo stagioni in cui i fan avevano archiviato quella storia come un capitolo chiuso, è esplosa la frase che ha incendiato social, siti e redazioni, bar, ritrova te stesso. Poche parole, più affilate di una lama, ma così piene di sottintesi da poterci scrivere romanzi. Sono filtrate da un contesto privato, affidate a un cerchio ristretto e poi scivolate fuori, come vento che trova una fessura. Chi ha ascoltato giura che la voce di Yağmur non tremava di rabbia, ma di una tenerezza esasperata, quasi un'ammissione scappata per errore. Una fragilità reale che nessuna sceneggiatura saprebbe fabbricare. Il passaggio più pungente di ciò che lei ha confidato è arrivato quando ha evocato la relazione italiana che negli ultimi mesi ha avvolto bar in un turbine di lusso, flash, paginate patinate, cene di gala, weekend spettacolari, yacht immersi nella luce miele dell'estate mediterranea. Sulle copertine, una fiaba. Agli occhi di Yağmur, però, qualcosa odorava di artificio. Le sue parole hanno risuonato come rintocchi in una cattedrale gremita, la fama non è leggera, pesa come una pietra, e se l'amore è di cartapesta, finisce per consumarti. Ha lasciato intendere che quella storia tanto decantata nascondesse una regia, una costruzione d'immagine, un gesto più vicino a un accordo che a un palpito autentico. Questa storia non lo illumina, ha detto con calma. Lo spegne. Poi è arrivato l'appello che nessuno si aspettava, ascolta i tuoi genitori. E qui il tono di Yağmur si è fatto quasi devoto. Ha parlato dei genitori di Bar con rispetto, con affetto, con un'emozione che sembrava provenire da un luogo profondo e intoccabile. I suoi genitori per me contano davvero. Non voglio vederli soffrire. Nessuno lo ama quanto loro. Un invito del genere non nasce dal nulla. E ha riacceso chiacchiere mai smentite ma mai spente. Voci che raccontavano come la famiglia non avesse mai del tutto abbracciato quella liaison italiana. La frase più bisbigliata. Di quella donna non ci fidiamo. Ora, con le parole di Yağmur, quel bisbiglio è diventato ombra concreta, lunga, difficile da ignorare. C'è stato poi il colpo al cuore, la frase che ha spezzato il respiro a migliaia di persone. Io ho incontrato il vero Bar. Lei ha ricordato l'uomo pieno di luce, di sogni, di entusiasmo, con quel fuoco negli occhi che lo rendeva unico. Quell'uomo, ha concluso, oggi sembra lontano. Vederlo così mi fa male. E mentre le sue frasi venivano rilanciate e tradotte in spagnolo, italiano, arabo, francese, il mondo restava in silenzio davanti allo schermo,
Come se stesse assistendo a una confessione non nata per essere pubblica e che invece, per qualche strano destino, ora appartiene a tutti. Tra questo frastuono di voci, una voce continua a mancare, quella di Bar Bakhtas. Nessuna dichiarazione. Nessun commento. Nessuna storia su Instagram, neppure una frase ambigua da interpretare. Il suo silenzio pesa più di qualsiasi risposta. Persone a lui vicine, o che tali si dicono, sostengono che le parole di Yağmur lo abbiano raggiunto nel punto in cui si accumulano tutto il non detto e le cose rimandate. Un luogo coperto dal lavoro, dagli orari serrati, dalle coperture del successo internazionale, da quell'immagine perfetta che tutti continuano a chiedergli. Forse il silenzio è la sola forma di sincerità che sente di potersi concedere adesso. A chiudere il suo pensiero, Yağmur ha lasciato una frase che molti già definiscono memorabile. La tua strada è tua, Bar. Io non posso diventare la tua bussola. Ma ricordo quella scintilla nei tuoi occhi. Proteggila. Non è un consiglio, non è un rimprovero, non è una dichiarazione d'amore. E, in qualche modo, è tutte e tre le cose insieme. Sembra un addio, o forse una mano tesa da una riva lontana. La domanda che rimbalza ovunque è inevitabile: da dove nasce questo moto improvviso? Dalla nostalgia di ciò che è stato? Da un sentimento che non si è mai dissolto del tutto? Da una preoccupazione umanissima per una persona cara che sembra aver perso l'orientamento? O è l'ultimo grido prima di chiudere definitivamente un capitolo che ha segnato un'epoca per chi li ha seguiti passo passo? I fan, che conoscono sorrisi e pause dei due come spartiti imparati a memoria, hanno riconosciuto nell'invito ai genitori un dettaglio che non si finge. Perché nel mondo della finzione, i particolari veri sono quelli che sorprendono: uno sguardo di troppo, una parola che suona familiare, un affetto restituito con discrezione. E qui c'è qualcosa che assomiglia alla vita reale, con tutte le sue crepe. La relazione italiana di Bar, perfetta per i fotografi, è diventata così uno specchio in cui ciascuno vede ciò che vuole. Alcuni ci leggono un amore glamour, altri ci scorgono strategie, altri ancora intravedono il bisogno di fuggire da aspettative insostenibili. Ma al centro, come sempre, resta l'uomo. E accanto a lui, anche se a distanza, resta lo sguardo di chi l'ha visto quando nessuno lo guardava, Yağmur. C'è chi giura che in passato, tra sete luci, gli attimi sospesi tra i due fossero più eloquenti di un monologo. Che nelle pause, quando le parole non servono, già allora si sentisse quel filo. Poi il mondo, con i suoi ritmi feroci, ha scompaginato i piani, nuovi contratti, viaggi, promozioni, campagne, copertine. E certe verità, quando arrivano, trovano persone stanche, protette da corazze lucide. Se oggi il suo invito a ritrovare se stesso l'ha fatto tanto rumore, forse è perché tutti sanno quanto sia difficile restare se stessi quando sembrano chiederti di essere altro, sempre, continuamente. Non è un discorso che riguarda solo i famosi, riguarda chiunque abbia provato, almeno una volta, a mostrarsi invulnerabile per non deludere. Eppure qui la storia prende una piega che profuma di sincerità. Il riferimento alla famiglia, la difesa di una luce interiore, l'immagine di un bar diverso da quello smaltato delle foto al tramonto sul ponte di uno yacht. Se davvero, come raccontano le voci, a casa non si è mai brindato a quella relazione italiana, la posizione di Yağmur suona come una mano appoggiata su una ferita, non per farla sanguinare, ma per fermare l'emorragia. In quelle parole non c'è la rabbia di chi vuole vincere, ma la cura di chi non vuole perdere chi ha visto davvero. Dall'altra parte, il silenzio di Bar resta un mistero eloquente. Chi lo conosce racconta una calma apparente, inframmezzata da lunghe passeggiate, telefoni spenti, una sceneggiatura lasciata aperta sul tavolo come se, per una volta, la scena più importante fosse la vita. Potrebbe parlare, potrebbe pubblicare, potrebbe smentire. E invece tace. Forse perché certe cose, quando sono vere, hanno bisogno di spazio. Forse perché nel frastuono non si sente la bussola. O forse perché riconoscere una scintilla è più facile che proteggerla, e ci vuole coraggio per farlo davanti a tutti.
A chi chiede cosa significhi davvero questo scossone, rispondiamo con quello che sappiamo. Le parole di Yamur non sono arrivate per caso. Sono figlie di una storia che ha attraversato anni e silenzi, e che oggi riemerge come un fiume carsico. Dentro c'è tutto. L'eco delle prime risate, l'abitudine di capirsi senza parlare, la stanchezza di doversi spiegare, la paura di guardarsi allo specchio e non riconoscersi. E c'è un invito che non suona come una lezione, ma come un promemoria. Non lasciare che la luce negli occhi si consumi nel riflesso dei flash. Ora la parola passa a voi, che da sempre siete il cuore pulsante di Segreti Turchi. Voi che avete seguito scene, interviste, retroscena e che, senza volerlo, siete diventati i custodi di una storia che sembra personale e collettiva insieme. Secondo voi, ciò che abbiamo ascoltato è un richiamo nato dalla nostalgia? È il linguaggio ostinato di un amore che non ha mai abdicato del tutto? È la premura semplice e umana di chi non vuole vedere qualcuno perdersi? O è l'ultimo passo prima di chiudere per sempre un capitolo che ha segnato un'intera generazione di spettatori? Raccontatecelo nei commenti, fateci sapere cosa vi ha colpito di più, quale frase vi è rimasta addosso, quale dettaglio vi ha fatto pensare. Continuate a seguirci, iscrivetevi, condividete l'episodio con chi vive queste storie come voi e, se vi va, sostenete il canale con l'abbonamento, ci aiuterete ad andare ancora più a fondo, a cercare le verità dietro le quinte, a dare voce alle emozioni che ci uniscono. Grazie per aver camminato con noi lungo ogni parola, passo dopo passo. Il mondo dello spettacolo è fatto di luci che abbagliano e ombre che svelano, ed è tra questi chiaroscuri che a volte riconosciamo meglio noi stessi. Restate con Segreti Turchi, qui ogni racconto è un viaggio e ogni emozione trova una casa. Alla prossima puntata! E ricordatevi, sempre, di difendere ciò che vi illumina, perché nessuna ribalta vale quanto la verità che portate negli occhi.